Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. Ragazzi, abbiamo la carta della morte. È un momento probabilmente di tagli, di rigenerazione anche perché quando c'è la morte è sempre un momento dove si lasciano indietro vecchie abitudini, vecchie questioni, proprio per dare il passo al nuovo che verrà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e sempre nella descrizione io comunque inserisco tutte le novità del momento, per cui vi consiglio di aprirla, poi per eventuali informazioni aggiuntive mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere. Wow, tutti arcani maggiori. La forza, il diavolo, il mondo e l'imperatrice. Sono usciti praticamente tutti insieme, ragazzi. Il carro, un altro arcano maggiore. Wow, è una rigenerazione a 360 gradi, devo dire. Abbiamo un 4 di pentacoli, 8 di bastoni e 8 di pentacoli. Scusate, 6 di pentacoli. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, quindi sono come dei messaggi spot sciolti. Dopodiché andiamo a fare tutti i vari esempi, single, coppie, lavoro, autonomi, disoccupati, soldi, famiglia, insomma, andiamo a vedere un po' tutto quanto. Allora, partiamo dalla carta della forza. Vi sento in realtà belli belli carichi per andare avanti in qualche determinato passo della vostra vita. Probabilmente ci vuole forza per riuscire a fare questo cambiamento, questo taglio di cui la morte ci cambia. Ci parla, scusate, andiamo a vedere la forza. Due di spade. E imperatore. Mm. C'è qualche dubbio probabilmente su questo passo che dovete fare, qualche insicurezza, qualche cosa che non vi è chiaro, però vedendo anche l'imperatore, credo che abbiate abbastanza sotto controllo la situazione. Andiamo a vedere il diavolo. Sole, 3 di coppe, regina di spade. Voglio andare a vedere anche il mondo. Giudizio. Cavaliere di spade. Allora, ragazzi, ho come l'idea che questo diavolo sia
riferito a un certo tipo di situazione relazionale che state vivendo con qualcuno vicino a voi e potrebbe essere un familiare, un genitore o un figlio, potrebbe anche essere un amico o il partner. Adesso lì perché ho diverse carte di amicizia, ho carte che mi parlano di figli, ho carte che mi parlano di genitori, quindi lì adattate un pochettino la lettura alla vostra realtà. Ehm, per qualcuno si potrebbe anche trattare di una tentazione con una persona specifica. Adesso poi all'amore ci arriviamo, però io vi dico quali potrebbero essere, insomma, gli input del mese. Quando ho visto il mondo, mi sono venuti in mente i viaggi di lavoro e i viaggi di lavoro, vedendo questo tre di coppe e il diavolo, che si inventano per riuscire a vedere l'amante, no? È un po' come questa sensazione. E ci potrebbe essere un tema per questo stile in questo mese, cioè nel senso come se steste organizzando qualche cosa per riuscire a vedere una persona nello specifico. Non dico che per forza sia l'amante, può anche essere un'amicizia, può essere, come vi dicevo, magari un figlio, un padre, un genitore. Andiamo a vedere l'imperatrice. 9 di bastoni e 3 di bastoni. Sì, c'è una voglia di andare avanti, di crescere, di prosperare, mi dicono, ma è anche vero, che con questo 9 di bastoni c'è come della paura a ricreare gli stessi schemi di comportamento. Io credo che sia collegato strettamente a questo 2 di spade che non vi fa vedere chiaro, inerente a una persona, inerente a una situazione o anche una posizione potrebbe essere per qualcuno. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un 3 di pentacoli e una regina di pentacoli. Di nuovo il carro è un'altra carta che mi parla di spostamenti, mi parla di viaggi, mi parla di movimenti, soprattutto se siete magari in una fase sì, lavorativa di cambio, ci potrebbero essere come delle nuove prospettive al di fuori della vostra abituale zona di lavoro, zona fisica parlo, eh? È come se ci fosse la possibilità, spingendosi un po' oltre, di stabilire nuovi patti, nuovi contratti, nuovi accordi. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, 5 di pentacoli e eremita. Voglio un'altra carta per questo eremita. Se per caso nel mese di novembre, invece che essere voi ad avere questa tentazione, fosse il o la partner ad avere questa avventura extraconiugale, se fosse se ci fosse in qualche modo l'idea nella vostra testa che da soli non ce la potete fare, che questa persona non merita, però comunque rimanete in questa situazione perché da soli non pensate di potercela fare, vi dico che è solo un modo di vedere le cose. Anzi, credo che da soli riuscirete a fare di più perché sapete come muovere il denaro, come e quando spendere, in che cosa spendere, dove sono soldi spesi bene, dove è tempo speso bene. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. È come se riusciste a vedere oltre. In realtà questo diavolo, sì, mi esprime una sorta di pesantezza, nel periodo, e ripeto, potrebbe essere sia nel settore delle amicizie che nel settore romantico, o anche per qualcuno lavorativo, però
di più nei primi due casi. Allora abbiamo un 2 di bastoni e la temperanza. Voglio andare a vedere anche questo 6 di pentacoli. 8 di pentacoli e 8 di coppe, che è un'altra carta che mi parla di viaggio. Allora, vedo viaggi a livello sia lavorativo che familiare, è come se ci fosse il tentativo di fare un progetto, di organizzare uno spostamento per riuscire a vedere una determinata persona, potrebbe anche essere un viaggio di lavoro fittizio. Nel momento in cui vi rendete conto, questo ovviamente non è per tutti, però vi rendete conto che l'altra persona sta un po' giochicchiando con voi, che potrebbero esserci altre terze parti, vi verrà un po' come da dire, ma ascolta, mm, c'è questo 8 di bastoni che io vedo e che è la comunicazione e che dice mettiamo in equilibrio le cose perché la relazione così com'è non va bene, qualsiasi tipo di relazione sia, c'è bisogno di portarla di metterla in equilibrio. Io vi dico, la carta finale è un 6 di pentacoli, è una carta che mi parla di scambi, di generosità, di apertura del cuore, poi abbiamo un 8 di pentacoli e un 8 di coppe. Tutto mi parla di qualche cosa che nel quotidiano va via via crescendo, va via via alimentandosi o retroalimentandosi. Cioè nel senso, voi che alimentate voi stessi, nonostante quelli che potrebbero essere i dubbi, quelli che potrebbero essere le tossicità, le paure. Non avete carte brutte, in realtà. Sì, forse un po' questi 2,5, però niente di preoccupante. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai single. E qui, ragazzi, vi dico che potreste divertirvi, potrebbe esserci come un cambio di mentalità nei confronti del mondo, come una sorta di apertura. Ok, mi apro, vedo quello che il mondo ha da offrirmi, vedo con chi posso creare una relazione che prima di tutto deve essere come una relazione di amicizia, poi se le cose fluiscono, insomma, si può pensare a qualche cosa di più concreto, di più serio. Per qualcuno si potrebbe trattare della conoscenza di una persona già impegnata. Questo ve lo dico, poi sta a voi scegliere se rimanere in quella relazione o no, in base a quello che vi aspettate da una relazione in generale o dall'altro. Per chi è invece in coppia, devo dire che potreste fare un pochettino di fatica. eh, Uno, perché c'è questo diavolo che pesa, due, perché sento come se ci fosse tanta effervescenza in questo periodo. Sento come dei preparativi, mi parlano di preparativi. Non è che veda matrimoni o cose di questo genere, però mi parlano, c'è il viaggio, può essere il programmare di spostare l'azienda, di spostarvi di casa, di spostare una persona, di spostare, non lo so, c'è lo spostamento in mezzo nel mese di novembre, uno spostamento. Ehm, Parliamo di chi vi sta intorno. Dunque, c'è da ricalibrare la comunicazione, ragazzi. Comunicate di più quello che voi volete. Quando lo fate, fatelo in modo calmo, tranquillo. Perché io ho come la sensazione che, ma non è che manchi il modo di comunicare, è che probabilmente avete dei dubbi su certi temi e fate fatica a confrontarvi con gli altri. Ecco, in questo mese è come se fosse un buon mese per mettere sul tavolo gli argomenti da trattare. Vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere un ritorno o semplicemente una visita di qualche amico o familiare che non vedete da tempo. Potrebbe anche essere una chiacchierata, una telefonata, però
secondo me è molto di più una visita, oppure siete voi che state cercando di organizzarvi per andare a trovare quella persona, come vi ho già accennato prima. Se dovessimo parlare dei progetti, allora io sento che molte persone hanno già iniziato, hanno già qualche cosa che bolle in pentola, vorrebbero espandersi, vorrebbero, come vi posso dire? Ah, tra l'altro, abbiamo qui un'imperatrice, la carta del sole, il mondo, queste tre carte che nel caso stiate cercando di avere figli, ehm, diciamo che aprono un periodo di fecondità. Non vedo proprio particolarmente fecondo il mese di novembre, ma è come se ci si preparasse, insomma, a questo progetto, a questo avvenimento. Parliamo adesso di lavoro, ragazzi. Allora, per quello che riguarda il lavoro, se siete senza lavoro, io qui ho la sensazione che vi arriverà un pochettino montagna, mi parlano di montagna. Probabilmente qualcuno verrà chiamato per fare la stagione in montagna o vi verrà in mente che sì, posso, non ho magari troppi impegni familiari, posso andare a fare la stagione in montagna, chissà come sarebbe bello. E potrebbero esserci come anche qui il viaggiare, lo spostarvi dalla vostra abituale zona vi aiuta a far sì che troviate un lavoro, però io ho l'idea che qualche tipo di comunicazione sì arriva. Ehm, per adesso potrebbe essere un contratto 2 o 3 mesi, però è un qualche cosa che effettivamente potrebbe crescere. Se siete occupati e lavorate alle dipendenze di qualcuno, devo dire che potrebbero riconoscervi determinati meriti, riconoscere determinate idee che avete avuto. Potrebbero anche esserci nuovi collaboratori in arrivo, magari nuovi inseriti in azienda. Se siete invece autonomi, ragazzi, guardate, devo dire che il lavoro non mancherà, ci sono nuovi contratti, avete la carta dell'imperatore e la carta della morte. Io sento che se per caso doveste essere in una fase lavorativa un po' grigia, a novembre sento che ci sarà come una rigenerazione di questo grigiume, diciamo così, per arrivare poi a un 6 di pentacoli. Il 6 di pentacoli è una carta di scambi commerciali, è una carta di equilibrio, di generosità, di abbondanza, di contratti e c'è anche la carta del lavoro, quindi un po' per tutti c'è il tema dei viaggi, dello spostarsi. Se per esempio lavorate online e quindi per voi non ha senso il lavoro dello spostarmi a livello fisico, spostatevi a livello di territorio online, non lo so, magari ehm, avete un canale di YouTube, vi faccio questo l'esempio perché è il mio, e invece di, non lo so, tradurre, mettere i sottotitoli solo in in lingue europee, mettetele anche magari in lingue diverse, cioè proprio allargate il raggio d'azione. Se parliamo, ragazzi, di soldi, allora, devo dire che la fine del mese andrà un po' meglio di come va l'inizio, ma tutto sommato non vi dovete preoccupare. Potrebbe esserci qualche piccolo imprevisto, però è anche vero che siete come abili a destreggiare il denaro, le risorse e anche a riciclare le cose, a dare una seconda vita alle cose, e insomma, non andrà male, non andrà male. Quello che vi posso dire però è decidete con la vostra testa, non vi fate influenzare dagli altri. Mm? Voi comunque qui avete sia imperatore che imperatrice, avete e anche l'eremita, avete tutte le capacità di scegliere con la vostra testa, perché appunto siete già imperatori o imperatrici, quindi avete già fatto un certo tipo di percorso.
Per quello che riguarda invece, diciamo, lo stato psicoemotivo del mese, devo dire che vi farà bene farvi delle coccole. Potrebbe essere ottimo anche per voi coltivare qualche nuovo hobby o semplicemente magari partecipare a dei corsi di meditazione, andare in palestra scarica un sacco lo stress, anche se son convinta che molti di voi già facciano palestra o comunque sport, attività fisica. Comunque sento che sarebbe un buon mese per iscriversi in palestra se ancora non siete iscritti, ok? Bene, credo di aver toccato un pochettino tutti i punti. Diciamo che la parte finale della lettura con questo 6 di pentacoli, ragazzi, mi parla di stabilità. E visto che è un 6 di denari, nonostante abbiamo qui un 5 di denari, io ho come la sensazione che sì, sia solo tipo un imprevisto, una spesa non calcolata. Mi parlano di multa, quindi per qualcuno potrebbe essere una multa, fate attenzione a dove parcheggiate. Mm. Va bene, andiamo a vedere con Osho che cosa hanno da dirvi. La guida, che è un 3 di pentacoli che avete qui, e guarigione, che è un re di coppe. Non lo so perché, ragazzi, ma se per caso avete un'azienda che è vicino a un crack finanziario, con la carta della morte io so che prenderete quello che voi avete in mano, lo rimodellerete e lancerete una nuova azienda, un nuovo prodotto, un nuovo servizio e diventerete la guida verso la guarigione degli altri. Cioè, come l'idea che questa morte vi permetta di rendervi conto di che cosa non è più utile, non è più fruibile per voi, sia a livello relazionale, nel caso abbiamo visto potesse essere quella relazione di cui vi parlavo prima, sia anche, direi a livello di spese, se vogliamo, c'è come un qualche tipo di denaro che si può risparmiare, che si può evitare. Ed è un po' come, ok, passo attraverso una burrasca e quando mi risollevo divento poi una guida per gli altri. Io burrasche qui non è che ne sento, vi dico, era un esempio. L'unica carta un po' pesante forse è questo diavolo e che per molti mi risuona come una relazione che si vorrebbe ma che non si può avere. O perché l'altro non è libero, l'altra o l'altro, o perché magari c'è un certo tipo di distanza, o perché c'è una certa differenza d'età, potrebbe anche essere per quello. Bene, mi sembra di avervi detto tutto, ragazzi. Fatemi sapere poi questo viaggio, dove volete andare di bello. Devo dire che soprattutto per quello che riguarda il lavoro, gli spostamenti, i ritiri, i convegni, le convention, tutti i post, tutto cioè il discorso del mi sposto per partecipare a una conferenza, a qualche cosa, è propizio per creare nuovi contatti lavorativi. Mm. Molto lo fanno i viaggi che farete nel periodo, diciamo il tipo di movimento lavorativo che avrete, soprattutto se siete autonomi. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione. È una lettura che propongo anche a livello privato. Fatemi comunque sapere nei commenti come vi risuona. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure potete abbonarvi al canale. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!